Abbiamo cosa? Dai, che schifo. Metti dentro, metti fuori, metti dentro, metti fuori. Probabilmente guarda che si è già perso varie volte Sì? se gli hanno messo un guinzaglio del genere. Un impianto. Un impianto molto semplice. Siamo Marina e Maurizio. Invece di viaggiare come sognavamo, da quest'estate siamo costretti a ristrutturare un camper infiltrato, proponendovi video nerd ad oltranza. Se non siete ancora stufi, state con noi ancora un po'. Giuriamo che è quasi ora di partire per il giro del mondo. Sono sempre io, Non ho cambiato Non sono l'anziano. costruttore. Abbiamo cambiato divisa. Ostia, iniziava a far freddo. Abbiamo i 18 gradi, però fa freddo. Abbiamo i pantaloni lunghi, le maglie pesanti, fa freschino, è arrivato l'autunno e noi andiamo avanti. Vabbè, benvenuti di nuovo in questa splendida puntata, speriamo di finire la cucina. Si intitolerà così. Speriamo. Allora, io oggi finirò di pitturare lo scalone del retro. Non ci riuscirà mai? Sì, devo dare 18 Sono mani. 18 giorni che lì. Ma perché tu mi cammini sempre dentro Sì, colpa nel mia. fastidio. Invece Mauri va avanti con la cucina, ma abbiamo degli ulteriori ritardi. I famosi listoni di Paulonia, questo legno che volevamo comprare e ordinare, non possiamo ordinarli dove volevamo perché non ce li fanno in in legno naturale. Sì, praticamente fanno un'impiallacciatura sopra, quindi è sì leggero, però sembra la formica di casa dei mobili economici. E allora no. Adesso Però andiamo a cercarli da un'altra parte. c'è forse un fornitore a Malaga, così detto ieri, che forse... Però non dico niente perché a questo punto a sfiga ci vedo bene. Cos'è? Mastro Geppetto. Allora, cos'è? Inizia a fare anche caldo, quando lavori. Allora, cos'è? Cos'è la parete di fianco al mobile? Però c'è qualche millimetro di differenza. Uno per farlo dritto, per non far sì che si veda il taglio, e due perché devo togliergli qualche millimetro, vado giù di carta vetro, tanto sta roba è cartone pressato, quindi praticamente gli devo queste imperfezioni, diventa tutto bello preciso e perfetto, almeno questa è l'idea, poi vediamo. Mi devi dare le viti, mi devi dare. Ah, sono qua. Te le avevo già date. Viti per cosa? Viti per abitare. Ma va? Se erano bulloni, bullonavi. Ragazzi, nell'ultima puntata vi abbiamo fatto vedere in spoiler tutto il piano montato, ma in realtà non è montato niente. Era solo una prova. Era appoggiato per vedere le misure se erano giuste, corrette. Comunque, adesso sto preparando, ovviamente perché non l'ho montato? Perché devo fare ancora dei lavori dentro e se monto le robe, sì, li posso fare lo stesso, però mi darebbero fastidio, ok? Quindi ho già tagliato il frontalino qua, che è da qualche parte, per fare la copertura. E adesso quello che sto facendo i supporti che metterò le barre per i cassetti. Ok? Faremo un frontalino da 14 cm che andrà in battuta qua all'esterno, poi vabbè, poi vedrete, insomma. Adesso non è che posso dirvi tutto Ma così. non lo sai neanche tu. Esatto, vado a braccio, come si suol dire. Però giù le paratie e andiamo avanti. Tiratelo in un occhio, Perché no? Ragazzi, vedete qua cosa c'è qua sotto? Basta, vado. Già pronto per fare il caffè. Perché prima Caffè, zucchero, bicchierini. perché prima alla fine di questa puntata o di oggi, che magari non fine la puntata ma di oggi, magari un caffè me lo faccio. Che devo testare la piastra, induzione che è sopra, e non avrò ancora fatto l'impianto, però almeno tutta la parte di assorbimento lo voglio controllare prima di mettere i cavi. E quindi mi faccio un caffè. Ah, state con noi fino alla fine, se no non lo vedete il caffè.
Ragazzi, oggi ho un'allergia potente, non riesco a parlare, non riesco a riprendere, quindi mi perdonerete se i cassetti finiti ve li faccio vedere domani. Oppure ve li fa vedere Mauri, ma non so se è capace. Ragazzi, non abbiamo ripreso totalmente perché Marina c'ha il raffreddore lì, insomma, solita che si lamenta sempre. Però cosa abbiamo realizzato oggi? Abbiamo realizzato i due supporti, che sono questi qua, per le guide del cassetti, che sono queste, che verranno messe così. E qui c'è il cassetto che scorre, così. Ok? E poi, sono qua. E poi queste due cose qua che ti allontani, che sono le battute. Qui ci sarà un frontale del cassetto da 15 o 14, e qui l'altro frontale del cassetto, quindi vanno a battuta qua, quindi quando sono chiusi non si vedrà dentro sostanzialmente. E qua invece la battuta dell'antina, che non sappiamo ancora quale sarà, però noi intanto la facciamo. Dall'altra parte non verrà fatto quella, avevo intenzione di fare una parte fissa qua, ma non la faccio perché tanto comunque basta, così posso sfruttare i laterali. Diciamo che la struttura è quasi completata, adesso metterò un pannello qua per chiusura e poi inizierò a mettere i pannelli in mezzo, dove poi dopo insomma viteremo, faremo, disferemo, mettere a baciare. Domani probabilmente andremo a cercare questo legno. Sembra un fornitore in Malaga, che è qua a 40 km. Cercheremo di andare a vedere se riusciamo a comprarlo lì e a farcelo tagliare. Questa è la cosa più importante. E dopodiché, insomma, vedremo. Però diciamo che la struttura c'è, bella resistente. Ah, volevo farvi vedere una cosa. Dov'è? Vi ricordate che vi ho detto che il sistema di scarico delle acque, insomma, per tutti i problemi che c'erano stati, avrei scelto un pozzetto nautico che è arrivato. Adesso ve lo faccio vedere. È semplice, oltretutto è visibile a vista, così vedi tutta l'acqua sporca che viaggia. Questo è un attimino il pozzetto, che verrà messo così. Ha un suo tappo, appunto, come avete visto, in plexiglass, quindi si vede dentro eventualmente se ci sono ostruzioni. Questa è una raccolta acque che si usa in bagno nelle navi, normalmente. È abbastanza economico perché mi sembra che costi sui 60-70 euro. Puoi decidere quale buco aprire, ok? Dove quindi avrai, questo è lo scarico, quindi di queste dimensioni, ma poi, come vedi, diciamo dimensionare il tubo in base alla quantità di acqua che vuoi che esca. E hai i vari ingressi. In questo caso è composto da un ingresso che normalmente sono ingresso doccia e un ingresso lavandino, più un altro piccolino. Entrando l'acqua si alza il livello. Una volta che si è alzato il livello, adesso non si vede esattamente dove, ma l'acqua si alzando, se arriva a un certo livello, all'interno questo è un galleggiante, quando arriva a un certo livello lui pompa, fa una pompata finché si abbassa il livello e si spegne. Quindi non sarà mai accesa. Vuol dire che l'acqua in questo caso verrà pompato da questo tubo, scenderà sotto il camion e salirà nel serbatoio che è lì di fianco. È un sistema che io l'ho visto così nelle barche funzionare e devo dire che pompa praticamente dalla sentina fino a sopra, se si chiama sentina, alla sentinella, fino praticamente fuori la barca. Viene utilizzato, qualcuno criticherà la mia scelta, però penso che sia una soluzione. Tanto qua stiamo sperimentando tutto, quindi una cosa in più, una cosa in meno. Al massimo butterò le acque per terra, le scaricherò, così mi daranno le multe. No, beh, ovviamente evitiamo sempre di fare gli sporcaccioni, però dovrebbe funzionare. L'unico problema che ho è che se è tanto potente la pompa, e devo vedere come si comporta il serbatoio, perché ha uno sfiato, non vorrei che poi uscisse l'acqua da lì, non credo, però quello devo tenerlo controllato. Quindi insomma vedrete funzionare anche questa. Adesso ve la farò vedere montata, perché attaccare due tubi non penso che sia interessante. Buongiorno, sono da solo. Sì, purtroppo Marina sta facendo le traduzioni. C'eravate cascati, No, sono venuto qui da solo perché Marina sta facendo le traduzioni dei video. Oggi è mercoledì, quindi stasera uscirà il video. Noi i video di solito li traduciamo in minimo 15 lingue, a volte siamo arrivati a farne 30, facendo tutti i sottotitoli.
Non perché conosciamo 30 lingue, però conoscendo bene l'italiano, a meno Marina, io no, lo spagnolo, il francese, qualcos'altro, riusciamo a fare quelle principali lingue lì, e dopodiché diciamo che YouTube ha un software che traduce da solo in altre lingue. Più o meno mi hanno detto anche amici ungheresi che lo fa abbastanza bene. E quindi niente, ne approfitto, mentre ieri io ho montato il video e ho fatto tutte le cose, Marina adesso sta facendo la parte più noiosa, che è quella della traduzione e la verifica delle parole, che insomma bisogna fare. Io ne approfitto, inizio a fare l'impianto idraulico, tanto lei su questo non mi può dare una mano. Non mi è ancora arrivata la bomba, non mi è ancora arrivata la pompa, quindi spero che arrivi oggi o domani, però almeno l'impianto inizio a portare avanti, inizio a inchiodare. Insomma, faccio tutti quei lavoretti a metà che comunque sono da fare, quindi mi porta un po' avanti. Ho installato questo splendido rubinetto, vi faccio anche l'unboxing. Giusto, blocchiamoci qua e facciamo l'unboxing. Cari amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di chatouche e... no, parleremo di... ah, il rubinetto, ma questo anche l'hai scelto tu, scusa, l'unboxing devi farlo tu. È il rubinetto del lavandino della cucina. Vediamo un po' quale modello abbiamo scelto e perché. Bella Madonna, Madonna, se pesa. Peserà 2 kg almeno. Bella Madonna. Abbiamo scelto questo modello, rubinetto monomando, come si chiama in italiano? Vabbè, rubinetto con il tubo flessibile. Perché questo? Perché la comodità sarà di poter muovere questo tubo avendo un solo lavello, dovendo magari riempire una pentola d'acqua a lato. E cos'altro farà questo rubinetto per noi? Avendo in questa posizione la finestra della cucina, girandolo praticamente avremo una doccetta esterna che può essere molto comoda per sciacquare cose all'esterno prima di entrare in camper, perché questa doccetta uscirà dalla finestra proprio davanti al lavandino. Bravo. Benissimo, allora adesso andiamo a montarla. Bentornati dall'unboxing. Ecco, questo unboxing è stato fatto 4 mesi fa. Poi volevamo montarlo subito, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta e quindi niente, insomma, è così, ragazzi. Ritardi non calcolati, problemi e quant'altro, insomma, li avete visti con noi, quindi il problema adesso vi faccio vedere come lo sto montando e cosa sto facendo. Ho già fissato il rubinetto, queste sono le 2 uscite, sono appunto acqua calda e acqua fredda, però noi avremo solo acqua fredda qua, non mi interessa avere l'acqua calda. Per evitare di non lasciare un tubo inserito o avere un ritorno strano, cosa faccio? Metterò questa T con questi raccordi che infilerò qua, ok? Ci saranno 2 tubi che verranno uniti appunto con questo, ok? E da qui partirà una linea sola che andrà alla pompa. Bene, il passo successivo, dopo aver messo il riduttore, è collegare questo che è sostanzialmente un attacco per poi mettere un tubo. Questo è il lavoro finito, ovviamente non lo posso ancora provare perché non ho la pompa, però insomma rimane così. Adesso poi questo lo metterò qua a muro, fissato bene con la sua gomma che andrà a fare tutto il suo bel giretto lì sotto. Poi una volta che ho fatto passare tutto il tubo vado appunto nel gavone dietro e metto la pompa della fiamma, il pressostato della fiamma, aspettando che arrivi la pompa. Queste pompe non arrivano mai, uno le vuole ma non arrivano, pensate che roba. Ok, abbiamo fissato il tubo, ho fatto passare qua con dei cavallotti semplici. Qui, visto che c'era lo spigolo del legno, per quanto smussato e tutto, io facevo un po' di questa specie di spugnetta che mi avanza, cosa mi costava metterlo lì? Così eventualmente vibrazioni non me lo vanno a tagliare. E niente, adesso vado di là, adesso finirò, che passa qui sotto. Anche se non vuole farsi vedere perché non sta bene, dietro la telecamera c'è Marina, non è che sta male l'influenza, è che c'ha l'allergia. E qui non so perché a Marbella ci sono sempre fiori che fioriscono, e quindi poveretto. Vabbè, e adesso, dopo che ho fatto tutto io da solo questa mattina, oggi pomeriggio, mi dà una mano, perché lavorare deve lavorare anche lei.
Visto, visto. Dammi una mano. Dai. La routine quotidiana è metti dentro, metti fuori, metti dentro, metti fuori. Ah, così può essere frainteso, ma era il passo. Se avessimo un capannone, Avremmo già finito da mo'. Marina è venuta a controllare i lavori, mica è venuta a aiutarmi. tipica posizione da controllo lavori. Sì, quando hai 90 anni. Guarda che casino che hai fatto qui, tutto casino, tutte cose in Vabbè, giro. aspetta, spoilerò, prima di farvi vedere la fine. L'unboxing risale a luglio e abbiamo spiegato appunto come verrà funzionando il lavandino durante il Aspetta, Questo vi dimostra il fatto che stamattina non c'era, perché è la stessa cosa che ho detto io. Quindi hai già spiegato che il rubinetto servirà per qui, No. per lì, no? No, servirà per lì, per qui, Allora, il rubinetto pieghevole serve per il lavandino, poi per riempire eventuale pentola di acqua, per bollire pasta e per doccia esterna quando si vuole lavarsi fuori. Oh, ciao, perrito! È il perrito del camper! Vieni, bello, ma che bello che sei! Ma che cucciolo! Ma ciao! Per dare acqua a cani serve il rubinetto. E porci! Ma Ciao, ciao, non ce l'abbiamo cagnolino. ancora l'acqua, vuoi un po' d'acqua? Non ce l'abbiamo. Dov'è il tuo padrone? Ma ciao. Ma cosa ti strusci tutto per terra tu? Aspetta, ma c'è un vediamo un po', se non c'è nessuno. Infatti, Dobbiamo fare un salvataggio. Spagna. Cico. Espanta Cico. Telefono. Probabilmente guarda che si è già perso varie volte Sì. se gli hanno messo un guinzaglio del genere. Ah, scusate, interrompo e chiamo. Hola. Hola. Non risponde nessuno. Ha messo giù? Riprova. Hola. ¿Me escucha? Sí, hola. Estoy aquí. Hay un perrito con un collar que pone este número. No sé si... Estoy... ¿Cómo explicarle? Vieni. Andiamo a bere l'acqua. Acqua. Perrito perdido. Com'è che ti chiami? Cico. Espantacico. Ma che cavolo di nome è? Povere. Adesso arriva il tuo padrone. Adesso arriva. È più scomodo. Poi lo abbiamo. Vieni. Guinzaglio con cavo della 12 volt. Non vuoi acqua? Dai che adesso arriva il tuo padrone, però non ti posso lasciare andare. E lui dici? Hola. Hoy. Le hemos puesto una correíta porque si no se iba. Venía corriendo. No Lleva una semana perdida. Mucho susto seguro. Vieni. Questo è lo bueno. Con muchísimas gracias. No. Grazie a te, ciao. Vuoi il manuale? No, per montare una pompa. Dopo aver riscattato il cagnolino, rimandato al suo padrone, Mauri si è... Ecco, se mi levi anche l'aria, faccio che morire. Ragazzi, mi sono messe le robe lunghe perché iniziava a far freddo, ma... Oggi è cambiata la Porca temperatura. miseria. Sarà 24-25 gradi. Sto iniziando, o meglio, sto finendo l'impianto idraulico. Vieni, anche ti faccio vedere. Ovviamente l'impianto della doccia è indipendente da quello dei lavandini. Questa è una pompa nuova che è arrivato col suo espansore per tenere la pressione e il suo filtro piccolino. Adesso verrà collegato direttamente alla cisterna qua e poi ci sarà l'uscita T che farà i due lavandini, uno del bagno e l'altro della cucina. È un impianto molto semplice. Che stronzo che sei. Dai. Adesso l'estrattore però lo accendo per aspirare, non per buttare dentro aria. Allora, è arrivata la pompa di sentina, non so se l'avevo già detto, non mi ricordo. La sto montando.
Lo sto montando, però come al solito non c'è mai una cosa che va nel verso giusto, nel senso che i tubi sono tubi, le misure non sono misure, insomma. Comunque, qua un tubo da 40, devo installare lo scarico andrà qui dentro, finalmente sono riuscito, scaldando un po' questo tubo, ad incastrarlo, poi ho messo una fascetta di quelle di ferro, e quindi avrò il mio carico dell'acqua, o meglio lo scarico che entra qui dentro mi riempie questa vaschetta, quando arriva a livello questa è la bocca di uscita. E ho comprato questo tubo che va bene perché anche se è piccolo così ma pompa, che passerà tutto sotto il camion, dove mezzo lo chassis, dove diciamo un tubo normale non può salire, salirà e andrà esattamente dove c'è Marina seduta e lì sotto c'è il serbatoio dell'acqua grigia. Questa è l'idea. Ho già portato la 12 volt, ho già la 220 forza per il fornello, insomma devo soltanto collegare, dopodiché è finito. Oggi grande notizia, sono già pronti i legni, quindi domani andrò a prenderli, domani mattina alle 8. La Paulonia. La Paulonia. E quindi oggi insomma io cerco di portarmi avanti il più possibile con i vari lavori, cassetti, insomma, e da lì faccio, lasciami lavorare! Il tubo deve passare lì sotto. Mi duole, però devo... Un buchetto andava fatto nel pavimento. Assolutamente sì. Va bene, adesso devo andare a riprendere da sotto. Allora, sto facendo il primo test in diretta qua, sto scaricando l'acqua. Questo dovrebbe, vedete, si è accesa, mi ha scaricato. Adesso rinizia a riempirsi, non so se si vede il livello che sale. Praticamente qua c'è un galleggiante qui interno, quando l'acqua adesso è più o meno a questa altezza, adesso dovrebbe attaccarsi quasi, eccola qua, e ora si è svuotato. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto anche di questo ingegnoso sistema differente. L'unica cosa che mi rimane da fare è diciamo collegare il tubo sotto, facendolo passare nei vari meandri al serbatoio delle grigie. Magari spegniamo anche l'acqua, che non è che ce l'abbiamo infinita, eh. Poi sopra di questo c'è, non so dov'è, questo, il suo tappo che è trasparente e a tenuta stagna con la sua guarnizione. Non dovrebbe arrivare a strabordare, anche se diciamo manca corrente, quindi non pompa via l'acqua, perché è a tenuta stagna, ovvio, prima o poi da qualche parte esce l'acqua. Quindi detto questo, lo mettiamo sopra, si può anche ispezionare e valutare se ci sono dentro schifezze, pulire in quant'altro. Anche di manutenzione è molto semplice, sono clips da aprire, quindi facendo attenzione perché sono giusto agganciate. Ore 7 del mattino, sveglia, per fare che cosa? Andare a prendere dei qualcosa, legni. Che miseria per fare sto camper, che faticaccia. Per adesso sveglio Marina. Cip 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 cip, neanche gli uccellini sono svegli. E Mauri mi dice: che tempo fa? Non lo so, è ancora notte. Svegliami quando siamo arrivati. Sì, dovevate vedere quando sono svegliata, che bella scena. Però... Dovevate sentire più che altro le maledizioni che ho tempo di farmi un sonnellino. No, devi farmi da navigatore. Cioè, io guido e tu dormi. Non mi sembra il caso. Metto gli occhiali che facciamo un sole. Non vedo niente. Non riesco neanche a aprire gli occhi oggi, mamma mia. Vabbè, ci aggiorniamo quando abbiamo preso tutto. Comunque, bentornati in questo nuovo giorno molto presto. Guarda che spettacolo la natura. Sveglia. Lo sappiamo bene. Siamo già in ritardo. Benvenuti nella mia nuova officina. Ti piacerebbe, eh? In un paio di settimane lo finivo il camper. Dentro qua, guarda che meraviglia. Con tutti gli strumenti. Bene, abbiamo la Paulonia. Missione è riuscita, sono le ore 10, quindi siamo arrivati a casa, è arrivato anche il fornitore. Eccola qua. Adesso vi faccio vedere la faccia. Dai! Brutta! Mari, ci
facciamo un caffè. Dai, proviamo. Dai. Così proviamo anche la piastra a induzione. Proviamo a fare un caffè, poi scarichiamo la macchina e iniziamo a lavorare. Siamo. Dai, proviamo. Marina che fa il caffè, il suo primo caffè. Questa caffettiera a induzione è fatta appunto per i piani a induzione. Accendiamo. Tac, ha fatto tac. Scegliamo dietro e mettiamo a palla, booster. Si accende la ventola di raffreddamento e adesso funziona. Adesso Calcoliamo i minuti. le cose si testano con serietà. Devo vedere quanti minuti ci mette a fare un caffè. Guarda, per testarlo con serietà dovevi fare una carbonara. No, faremo anche quello. Però stavo guardando anche i consumi e sta facendo 500 watt, 600, 500 watt, 600, quindi sta consumando veramente poco. Ovviamente la piastra a induzione consuma di più pentole metti sopra, più grandi sono, più ovviamente consuma. Con la caffettiera un 500 watt. L'idea è poi di comunque fare un video dedicato quando appunto abbiamo terminato, testato un po' tutto, su come appunto consuma, magari facendo una pasta, non so, adesso vediamo, visto che ha detto la carbonara Marina, magari facendo una carbonara, per riuscire a capire un attimino quali sono i reali consumi. Col monitor, insomma, facciamo un po' di prove. Immortalato. A 6 minuti e 20, adesso lo copro che il caffè è diventato caldo. La prima goccia di caffè. Mi sono emozionata. Dai, versa sto caffè. No, versalo te che se mi sbaglio va qualche goccia in giro non sapete che casino mi pianta. Versalo. Anzi, ti riprendo io. Ah, ma lo fai lì, non vuoi rischiare anche tu, eh? No, non è il momento di rischiare già qui macchie o cose. Sembra George Clooney? No, Vabbè, non è il Nespresso, però è buono. Salute ragazzi, un caffè offerto a tutti quanti. No, offritemelo voi. Ciao. No, così puoi anche fare la prova delle stoviglie, lavalo. Vado a scaricare la macchina, ciao.